Ok, allora, un altro pochetto così. Oh, perfetto. Stasera proprio, da paura. Posso andare. Aspetta, ma... Ma dove vado? Ma... Ma dove vado che mi devo fare la barba? Ma dove vado? Ci vuole pazienza, eh? Ok, adesso sì. Adesso possiamo partire. Ciao ragazzi, bentornati sul canale, come state? Spero che abbiate passato una buona settimana. Allora, nel video di oggi vedremo finalmente uno dei prodotti che ho comprato quest'estate, che vi ho portato nell'unboxing, che vi lascio qui se non l'aveste visto. Qualora voleste un pochino di spoiler, oggi andremo a vedere un prodotto italiano che si posiziona nella fascia top del mercato. Effettivamente sto parlando di Pakis Earth. Pakis, azienda siciliana, e adesso vi racconto pure perché l'ho comprato, perché c'è una storiella dietro, però non voglio perdermi in altre chiacchiere, quindi apriamo subito la scatolina di cartone che contiene il barattolino di sapone che ho tenuto soltanto per farvela vedere in video, sono sincero, questa adesso finirà, ecco, finirà da qualche parte perché non sono un grande fan dei doppi incarti, devo essere sincero, dai, dimostro già che ci sono l'inci. E la profumazione di questo sapone, sto già eccitato stamattina, mi ricorda molto, qui c'è scritto, qui dietro c'è scritto famiglia olfattiva, agrumata, ambrata, speziata, legnosa. A me ricorda molto un profumo che è Terre d'Hermès, un profumo che mi piace molto effettivamente, non è paro paro, però è sulla falsariga, me lo ricorda, sento un po' quell'odore speziato, legnoso, buono, buono. Quel profumo mi dà un po' l'impressione quando sento l'originale, di sentire un ramettino verde spezzato, non lo so, mi dà un po' quell'impressione e questo più o meno siamo lì. Quindi, mentre vi parlo, io faccio una cosa, lo so raga, questo qua è un sapone piuttosto morbido, meglio prelevarlo con la paletta, eccetera, io non ce la faccio, quindi scusatemi, io chiedo scusa, chiedo scusa. Che vedo, vabbè, faccio come mi pare, nel senso il sapone è mio, me lo so comprato e andiamo. Utilizzeremo, già che l'avete visto, un pennellino sintetico della DS Cosmetics che mi piace molto, che infatti avete visto diverse volte in video. Quindi, adesso che l'abbiamo scaldato con acqua bella calda, e vi dirò anche perché, vi voglio dire l'ultima cosa che riguarda la profumazione, perché questa mi ha fatto veramente ridere, raga, cioè... quando sono andato sul sito a decidere che cosa comprare, leggo le varie descrizioni delle profumazioni e mi hanno mandato la brochure assieme al pacchetto e andando a leggere la profumazione di Earth dice, ve lo faccio leggere perché sennò non mi credete. L'uomo che indossa Earth è consapevole. Secondo voi ci ho pensato due volte? Ecco, no, letteralmente, non vi leggo tutto il resto che c'è scritto perché tanto lo potete leggere da voi tranquillamente sul sito, non è niente di diverso praticamente. Procediamo, mi inumidisco il viso con un pochettino di acqua calda, nel frattempo mi levo anche gli orecchini perché sennò me lo scordo ogni volta. Sempre sta gag abbiamo degli orecchini. Allora, acqua abbastanza calda, piuttosto calda, e... immagino che la pasta di sapone si sia scaldata abbastanza, quindi riverso l'acquetta all'interno della mia ciotola e comincio subitissimo con il prelievo. E intanto vi racconto la storia dietro l'acquisto di questo sapone. Allora, voi come sapete, come ho già detto più volte, perché tanto io quando sto in video chiacchiero, sono stato in vacanza in Sicilia, ok? Provincia di Messina. Posto un po' sperduto, lontano da tutto. Un giorno ci prende lo schiribizzo, stavo con la mia famiglia e abbiamo detto dai, andiamo a Palermo. Ok, 2 ore e mezza di macchina per arrivarci, va bene. Però sono andato a Palermo con l'aspettativa di Palermo, pennellificio Pandolfo, vai, vado lì, mi faccio sto regalo, mi compro un bel pennellino della Zenith, perché Pandolfo è Zenith. Qui, come vedete, prelevato un pochettino e mi sto spalmando la rimanenza del barattolo in viso. Quindi vi dico vabbè dai, andiamo lì, mi faccio sto regalino, facciamo una passeggiata, tutto contento. Arriviamo a Palermo, arrivo davanti al pennellificio Pandolfo, era chiuso. Maledizione, ci ho rosicato, devo essere sincero, non l'ho presa bene. No scherzo, vabbè. Però giustamente mi sono detto
siamo nella settimana di Ferragosto, siamo ad agosto, questi si saranno presi un po' di giustissime e giustificatissime ferie e quindi sono semplicemente arrivato al momento sbagliato. Come vedete qui il sapone già ci chiede acqua e io continuo a dargliela mentre vi parlo. Ecco qua. Quindi a fine giornata ritorniamo a casa. Ho detto, senti, a me sto pennello mi è rimasto qui, me voglio fare comunque un regalo. E visto che stavo in Sicilia mi sono detto, dai, prendiamo un qualcosa di siciliano. Ce ne sono, effettivamente ci sono diverse aziende che producono in Sicilia e non ho potuto non pensare appunto a Paghis, i cui patron Vincenzo e Corrado, che saluto, li abbiamo avuti in live qualche mese fa e vi lascio la live linkata nel video se foste curiosi di vederla. Loro sono stati molto carucci, insomma, ci hanno ascoltato, hanno risposto a tutte le domande, si sono fatti rompere le scatole tranquillamente, insomma è stata una bella chiacchierata, alla fine della quale ci hanno anche gentilmente omaggiato di un codice sconto per voi, per acquistare i prodotti sul sito saponificiopaghis.com, codice sconto del 15% con il quale potete prendere un set intero, no, qualunque prodotto insomma, con lo sconto che vi ho appena detto. Voglio dire, fa piacere, no? Insomma, visto che poi questi prodotti sono molto criticati effettivamente per il prezzo, ma ci arriveremo. E niente, quindi sono entrato sul sito, ho letto le profumazioni, ho letto l'uomo consapevole, ho detto, senti, tanto era pure la profumazione che mi ispirava di più. E devo dirvi che sono contento effettivamente perché ci ho preso. Terre Hermès è un profumo che mi piace, comunque in generale questa profumazione la trovo molto gradevole. Diciamo che nel sapore non è particolarmente intensa, ok? Non è neanche troppo tenue, devo essere sincero. È tranquilla, però resta durante tutta la sbarbata, quindi poco intensa ma persistente, che non è poco. Oggi barbetta di un paio di giorni. Come vedete il sapone continua a schiumare alla grande, ma per quanto mi riguarda è ancora troppo densa questa schiuma, quindi ci voglio mettere molta acqua, anche perché probabilmente ne ho anche prelevato troppo, acqua molto calda, perché io ho, dopo averli provati insomma per diverse volte, sono arrivato alla conclusione che questo sapone funziona meglio se ben scaldato all'inizio, quindi un velo di acqua bella calda, altrimenti non ha la resa, che diciamo non si massimizza il suo potenziale, ecco, semplicemente. L'ho provato con acqua, mi è cascato un botto di schiuma, l'ho provato anche insomma, con acqua tiepida, normale, e non rende come renderebbe utilizzato con acqua calda, perché niente, cambia di tutto, raga, cambia prestazioni, cambia il post, cambia proprio la resa in sé. Guardate qui, ci sto mettendo tanta acqua, sto immergendo proprio il pennello nella ciotola e sta facendo una schiuma bella densa, bella corposa, quindi direi facciamo un altro giro d'acqua, anche 2, e poi possiamo procedere con la rasatura che effettueremo con R41, che in queste settimane sto utilizzando con piacere. Sto utilizzando praticamente solo lui nell'ultima settimana e mezza, perché era un po' che non lo utilizzavo, mi mancava, ho detto, senti, ma sai che c'è, lo riprendo e ci gioco un po'. Dopotutto è uno dei miei rasoi preferiti e mi regala sempre belle rasature, e ci abbiamo messo una Nacet Top Lama, che ogni volta ve lo sto a dire, che ve lo dico a fare ormai. Top Lama, ragazzi. Allora, direi di mettere un ultimo giretto d'acqua e poi possiamo partire, dai. Sì. Il montaggio è venuto molto bello, perlomeno a mio gusto. Ecco qua. Quindi, che altro c'è da dire? Niente. Ah, a proposito, i prodotti Paghis vengono forniti in 2 formulazioni, Classic e
Plus. Nel mio caso sto utilizzando un sapone dopo barba in formula Plus, che per quanto riguarda il sapone si tratta di una formula arricchita di olio d'oliva, o meglio, entrambe le formule hanno l'olio d'oliva, la Plus ha più olio d'oliva, ha tanto olio d'oliva. Mentre invece il dopo barba, di cui poi parleremo, che mi piace molto, il dopo barba è diverso proprio come formulazione, più anche torbido come colore ed è molto molto idratante. Guardate che bella schiuma che ha fatto. Io procedo con la rasatura. Olè. Ottimo. Allora, il sapone, se utilizzato come vi dico io, con l'acqua bella calda, è molto scorrevole. Prima della schiuma, cioè quando si ha la schiuma e si passa il rasoio, ma anche dopo, resta un bel velo untuoso che vi permette di passare il rasoio nuovamente e di non farlo impuntare. Tra l'altro, da come ci raccontavano nella live Corrado e Vincenzo, questi prodotti sono molto graditi ai barbieri dell'Accademia Scapicchio. Infatti, se andate a vedere sui social i video di questi barbieri, noterete che molti utilizzano proprio i saponi Pakis. E onestamente lo posso capire, perché vi dico anche perché. Perché i barbieri, dopo tutto, utilizzano sempre, qui devo stare attento al neo, utilizzano sempre l'acqua calda. Quindi è garantito che dal sapone avranno le giuste prestazioni. È molto scorrevole, è molto voluminoso, il che vuol dire che rende molto bene anche con i pennelli in sedola naturale, che oggi non ho utilizzato per una questione di comodità, semplicemente. Però ho fatto le mie prove e vi posso dire che anche con il maiale rende molto bene. Ok. E oggi ovviamente per onorare il marchio abbiamo anche la magliettina, ecco, che mi è stata regalata assieme al set acquistato. Non perché sono io, ma perché c'è stata durante l'estate una promozione grazie alla quale si poteva appunto avere la magliettina con una spesa di 50 euro se non sbaglio. Ci sono rientrato e quindi me l'hanno inviata. Purtroppo è finita la promozione però, raga, mi dispiace. Cioè, avrei dovuto portare prima sto set per dirvelo, però tra una cosa e un'altra, insomma, abbiamo fatto altre cose. Però penso che la riproporranno, chi lo sa. Immagino di sì. Allora, la prima passata è andata liscia, senza problemi, quindi procediamo con la seconda. Stamattina mi sono svegliato pieno di brufoli, tutto arrossato, quindi spero di non infastidirmi ancora di più. Sono in palestra, bello pompato, manco troppo. Io ci metterei altra acqua perché si sta asciugando, mi sembra. Se posso fare una critica al prodotto, vorrei dire questo. Allora, appunto, Corrado e Vincenzo ci hanno detto che adesso ormai puntano più a un pubblico di professionisti, quindi barbieri, eccetera. Se questo è il loro obiettivo, allora il sapone può rimanere anche così, perché un barbiere suo sapone lo usa bene e gli dà il massimo delle potenzialità, senza problemi. Altra acqua. Qualora volessero affacciarsi a un pubblico più ampio, anche di principianti, se così vogliamo dire, diciamo che rispetto a un barbiere praticamente siamo quasi tutti principianti. Se volessero affacciarsi a un pubblico del genere,
si potrebbe rivedere la formula in modo appunto da renderla performante sempre, anche senza dover utilizzare l'acqua troppo calda, perché effettivamente magari non tutti hanno voglia di utilizzare l'acqua o di prepararsi l'acqua calda, eccetera. Per esempio, io quest'acqua l'ho dovuta scaldare al microonde perché, come sapete, non mi esce mai l'acqua calda. Perlomeno devo aspettare sempre molto e non è mai troppo calda. Quindi oggi per comodità l'ho scaldata al microonde. Seconda insaponata, che direi ci siamo. Quindi niente, questo è il mio punto di vista, semplicemente una piccola critica costruttiva, se così vogliamo chiamarla, però ripeto, utilizzato bene, il sapone è valido, onestamente. Costa, perché costa? Perché al prezzo di 30 euro sapone e tra i 25 e i 30 euro, non ricordo precisamente, l'after, esce un set di fascia alta che si va a scontrare direttamente con altri competitor altrettanto validi. Però, sul sito avete il codice e quindi già una decina di euro di sconto ve li beccate. Poi, se andate a vedere su Vanity Stock, ci dovrebbero essere delle rimanenze addirittura al meno 35%. Direi che a quel prezzo è onestissimo. Quindi, una possibilità gliela potete dare. Io ho sentito pareri contrastanti su questi prodotti, devo essere sincero. Chi dice che non vale quello che costano, chi invece li adora e sono i loro preferiti al mondo. Come ogni cosa è soggettivo, ragazzi. A me piacciono. Mi piace il fatto che schiumino così tanto, mi piace tanto, ma tanto il post rasatura che lasciano, ragazzi, che tra i migliori effettivamente mai trovati di post rasatura, veramente pelle vellutata per ore e ore e ore. C'è chi critica la profumazione che è poco persistente, io come sapete, come vi ho detto più di una volta, non penso che per un prodotto da barba sia necessario avere profumazioni che durano ore e ore e ore. Se c'è, ok, ma è un di più. Ma il sapone deve fare il sapone, il dopo barba deve fare il dopo barba, se voglio la profumazione più intensa mi metto il profumo. Mio punto di vista chiaramente, ragazzi, si rientra sempre nel soggettivo. Chiaramente, se voi adorate i prodotti con la profumazione persistente, eccetera, questo non è il prodotto che fa per voi. È inutile nascondersi dietro a un dito. Allora, seconda passata è andata, io andrei con l'ultima, facciamo 2 ritocchini, ma proprio poca roba perché, anzi spero di non sfondarmi così in ultima battuta. Ultima insaponatina. E quindi, niente, quello che vedevo lì l'ho detto, insomma, mi sono sfogato. Più che altro io sono rimasto contento dell'interazione che c'è stata proprio con i produttori. Nonostante magari delle critiche anche che gli ho fatto in privato, sono sempre rimasti molto aperti, non l'hanno preso assolutamente sul personale, insomma, altrimenti sarebbe stato un peccato. Insomma, ho visto dei professionisti effettivamente e mi fa piacere vedere delle persone che reagiscono alle critiche in questo modo, quindi vale la pena dargli una possibilità, onestamente. Vi lascio ovviamente il link per acquistare i prodotti nella descrizione col codice sconto. Nessun guadagno, L'ho comprati questi, ho comprati quei soldi miei.
Ecco qua. Oh. Sente il viso un po' bruciacchiare. Mi sa che sono andato un po' troppo a fondo. Cioè sono andato un po' pesante. Mi sa proprio di sì. Allora, amen, ormai è andata. 2 ritocchini senza esagerare, Oggi. Ok. Il mento. Devo stare attento al mento, ragazzi. Ultimamente il neo me lo zaccagno quasi sempre. Ma porca miseria. Qui. Il baffo l'abbiamo fatto per bene prima. Ok, e per oggi direi che abbiamo finito così. Mi sciacquo il viso e torno subito da voi. E rieccoci qui. Allora ragazzi, tiriamo 2 conclusioni. Prodotto che mi è piaciuto, che come tipo di schiuma mi ricorda più una Proraso che magari un tallo guado, no? Ci sono alcuni vegetali che non li distinguereste da un tallo guado, da quanto sono magari densi, grassi, eccetera. Questo si vede che è un vegetale, ok? Quindi ha questa schiuma non peggiore, però diversa. Questo intanto è quello che è rimasto nel pennello, ma ne abbiamo usato praticamente tutto. La schiuma è rimasta piuttosto densa, ok? Quindi la schiuma la fa tanta, buona, però ecco, se volete qualcosa che vi ricordi un tallo guado, no, questo è diverso, ok? C'è qualcosa per terra, scusate. Post che sinceramente ragazzi apprezzo tantissimo. Post di questo sapone è veramente veramente fantastico, mi piace tanto. Andiamo a prendere il dopo barba che anche lui arriva all'interno della scatolina di cartone. Vi faccio vedere il Linci, ok? Apriamo la scatolina e anche questa si va a far benedire. Questo è il packaging in alluminio. Andiamo ad agitare bene perché questo in Formula Plus ha bisogno di essere agitato. Visto che ero curioso, raga, perché sono curioso, l'ho preso il dopo barba, l'ho versato all'interno di un bicchiere e ho visto che effettivamente ci sono molte, non molte, un pochino di particelle in sospensione, no in sospensione, anzi in fondo, restano in fondo perché sono più pesanti. Quindi ha girato bene. Fortunatamente non mi dà problemi. Molto spesso i prodotti quelli che si separano, che non sono perfettamente omogenei, mi danno fastidio. Questi invece è tutto il contrario. Poco non troppo alcolici, onestamente. Inizialmente mi davano anche, le prime volte che l'ho provato, mi davano una sensazione di appiccicaticcio. Le ultime 2 volte invece che l'ho provato, compreso oggi, neanche troppo in realtà. Si asciuga molto velocemente. Secondo me, l'after, posso dirlo, mi piace quasi più del sapore. Perché è veramente, veramente bello. Lenitivo, non dà una botta troppo intensa. Ed è tanto idratante, perché si sente proprio la pelle morbida per tante ore. Profumazione che dura, che è buona, che dura una mezz'oretta, un'oretta, ripeto, non è un profumo, non è uno di quei dopo barba che satteggiano a eau de toilette. Quindi, che vi devo dire ragazzi? Del prezzo ne abbiamo già parlato, fate i vostri conti ragazzi, fate quello che volete, voi avete pure il codice sconto, se volete potete non comprarle, io non vedevo di comprare, non comprare, sono slacciato fortunatamente. Quindi io vi ringrazio per avermi seguito nuovamente, basta, ci vediamo al prossimo video, ciao!